Ciao belli, oggi testiamo l'auto che ha diviso più di tutti il mondo degli appassionati, la Toyota Supra MK5. Não cessa de fim de semana, vai me parar, 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 vai me parar. Porcone! Eccoci qua a bordo del mostro, bellissima Toyota MK5. Questa è la versione 2000 di cilindrata turbo twin scroll, perché la turbina al doppio ingresso, non come la turbina normale, quindi i flussi di gas e di scarico entrano senza ritardo, quindi è un'erogazione più fluida, più pronta, già ai bassi regimi, e anche una migliore gestione del carburante, quindi di conseguenza, per quanto si possa parlare di consumo su questa auto. Bellissima da dentro, spettacolare. Nicola, non so se ve lo ricordate, il ragazzo che aveva la Polo GTI. Corretto. Ha fatto l'upgrade. Sono passato alla trazione dalla parte giusta. Cavolo, diciamo. come ti trovi? Da Dio. Sì. Anche se con la Polo mi divertivo tanto, E magari sul misto. Sul misto stretto era molto divertente. Questa qua ovviamente è tutt'altra tipologia di macchina, di auto. Devi gestire anche molta più potenza, trazione posteriore. Perché questa di serie è 258 cavalli, abbiamo fatto qualche lavoretto, adesso dovremmo essere intorno ai 310-320. Cavolo, e da 400 Nm a quanto siamo passati a un picco di 520 Newton a 2700 giri. Porca vacca. Quindi sono pronti subito. Difatti in uscita di curva bisogna stare molto attenti perché è proprio il regime a cui esci. Ok. Quindi è la massima coppia. Già dai passi. Sì, bisogna dosare un po' il gas. Hai controlli molto invasivi in realtà Ok. il suo di originale, trazione. sì, molto invasivi perché non ti fanno sbandare. Cioè fino a un limite o proprio zero? No, zero. Ah ok, zero. proprio massima sicurezza. E puoi quindi impostare invece poi su due settaggi, quindi modalità traction che ti lascia qualcosina però ti riprende, Ok. e poi DSC off. Ah ok, poi completamente L'unico disattivato. controllo è il tuo pedale, il tuo piede sul pedale. Posizione di guida, io sono basso spianato il più possibile, comunque sono abbastanza comodo, alla fine il tetto sopra ci sto dentro, io sono quasi 1,90 m, ma è tutto bello compatto, Sì. è tutto vicino, tutto al minimo indispensabile, non è bassissima come seduta di guida, però secondo me è ottima, cioè come visibilità frontale, un po' dietro come hai detto tu, perché alla fine abbiamo anche lo spoilerone dietro, però davanti Sì, davanti vedi bene. si vede bene. Volante ti dà subito ergonomia, sì, un buon feeling. Comunque adesso siamo modalità automatica, questo è un cambio a 8 rapporti, Convertitore di coppia. abbiamo anche i paddle al volante, quindi volendo, spostando la leva qua a sinistra, diventa tutto manuale. Vediamo. Bello, il cambio Cambio molto pronto. si sente che scalpita qua sotto. Scalpita sotto. Cavolo. Sì, è nervosetta. Alla fine questa è comunque la versione 2000 di cilindrata rispetto alla Supra GR 3000. Abbiamo comunque a nostro vantaggio 100 kg in meno, infatti su questa abbiamo un rapporto di distribuzione dei pesi 50-50 ottimale, quindi diciamo che non possiamo neanche lamentarci di nulla. Comunque alla fine come dinamica di guida sicuramente avrà quel filino in più di agilità, diciamo. Come ho detto all'inizio, questa è una delle auto che ha fatto più discutere quasi di tutte in assoluto che io ricordi nel mondo degli appassionati, perché di base, di per sé, questa ha lo stesso telaio, motore, trasmissione della BMW Z4 della versione S-Drive 30i, esatto. che monta il motore il B48. Esatto. Quindi c'è chi dice non è più la vera Supra, c'è invece chi dice se non ci fosse stata BMW la Supra nuova col cavolo che l'avreste mai vista. fatta. Esatto. Anche perché, che leggevo su una rivista, che i costi di produzione a partire da zero, quindi motore nuovo, trasmissione nuova e tutto per questa macchina, sarebbe costato troppo. Porca vacca, ragazzi, scusami.
visti molto invasivi. Se posso, direi che le curve ci sono, modalità sport forse Cavolo, abbiamo è l'ideale. Abbiamo una modalità sport da sfoderare. Via, vediamo. Diventa molto la più differenza. pronta. Sì. Sì, cambio, sospensioni. Porca vacca, che bella. Il cambio poi è fulmineo, cioè Sì, una cambiata, non ha ritardi, preciso, Zero. proprio al comando. Poi non abbiamo ancora detto il sound che abbiamo dietro. Che razza di lavoro hai combinato? Abbiamo tolto il FAP, che è quello che rovina i motori odierni, Sì. e abbiamo messo un catalizzatore di 200 celle. Abbiamo lasciato il suo terminale originale, Cavolo, così posso sfruttare la sua valvola, e diciamo che, non è esagerato. esatto, quando vuoi passare inosservato chiudi tutto. Se invece vuoi fare... Se vuoi godere un po' di più rispetto al normale, apri. Esattamente. Mamma mia, che bella. La tenuta è ottima, cioè molto agile, essendo così corta risponde di un'ottima agilità. Davanti abbiamo sospensioni MacPherson e dietro il multilink in alluminio. Esatto. E il vantaggio di questa qua è che ha praticamente tutti i componenti della 3000. Ok, Sì, quindi diciamo che come guidabilità ha il massimo è bellissimo. comunque. Sì. Ci siamo dimenticati di dire che ha anche un'aspirazione in carbonio Cavolo, dell'Arma Speed. non da poco, no. Invece a livello di assetto tu hai fatto qualche modifica? A livello di originale? assetto non ho fatto nulla, perché credo che il suo assetto originale sia alla fine il compromesso migliore, nel senso, avevo pensato di abbassarla mettendole delle molle. Ok, Il problema è che su queste strade e nelle mie zone abbassare la macchina vorrebbe dire grattare da tutte le parti. Sinceramente non ne varrebbe la pena. che già è bella spianata, è Sì. bella sdraiata, quindi è, come hai detto tu, diciamo che per una via di mezzo, per non spaccare tutto e comunque Esatto. divertirti, è il compromesso È migliore. il compromesso ideale, sì. Infatti devo dire che comunque è Si rigida, muove benissimo, è però. rigida, ma è anche confortevole, non ha una rigidità elevata che da spaccarti la schiena. No, quello no. E poi- Anche perché i sedili sono comodissimi alla Esatto, fine. i sedili sono proprio a cuscio. Poi a livello di impianto frenante tu hai lo Sportback, Sì. quindi pinze abbiamo Brembo, pinze Brembo, quattro pompanti. davanti con Eh, pinza fissa da esatto. 348 mm Bravissimo. e dietro invece monopompante da 345. Sì, comunque, cioè, molto enorme. grande, e anche la pinza comunque è di generose dimensioni. Sì, perché per frenare comunque anche questa potenza. Esatto. Poi si vede che è proprio subito pronta, infatti. Sì, il fatto- anche perché comunque io anche sui freni qualcosina ho fatto. Ah, Abbiamo ok. aggiunto i tubi in Tubi in treccia treccia. aeronautica e l'olio. Ok. L'olio, il motor, l'RBF 700 mi pare, che sia l'ultimo che è uscito. Ok. Quello che va a sostituire poi il 660. E hai notato differenze? Sì, soprattutto in pista. Quando l'ho provata in pista, Ah. l'impianto frenante non mi ha mai dato problemi. Senti com'è bello pronto il freno, cioè ti dà Sì, proprio il freno è sicurezza. spettacolare. E il cambio è Il cambio è molto velocissimo, è fenomenale. Io Dio. Sì, alla fine il cambio, la mancanza del cambio manuale un po' si sente, nel senso che Sì. ti piacerebbe Avere controllo pieno. Esatto. Purtroppo il 2000 non l'hanno fatto con il cambio manuale, esatto, ma c'è era solo sul 3000. automatico. Esatto. Però devo dire che questo qua è un gran cambio. Non ti fa rimpiangere, diciamo, il manuale, perché è una scheggia. Cioè è velocissimo, è sì. rapidissimo. Quindi, a parte lo spoilerone che quello è impossibile non notare, ho visto che hai messo anche, cioè gli hai fatto anche un bel allestimento Sì. estetico. Sì, e gli ho messo dei cerchi Japan Racing, gli SL01. Spettacolare. Ho voluto osare con l'oro,
ho provato, tanto per non dare nell'occhio, giustamente. Certo, esatto, tanto per non attirare l'attenzione. E da 19 abbiamo poi messo uno splitter anteriore con dei piccoli canard, e diciamo che ho fatto secondo me il giusto per dare quello che è la macchina, quindi per dargli il senso di Giusto supra. valore. Sì, Fino adesso abbiamo detto tutte cose molto belle. molto belle, tutte molto belle. E sì. invece tu che l'hai ormai da un po', cosa hai riscontrato che dici proprio mi sta sul cazzo questa cosa qua, o comunque non mi ci trovo ancora? Il poco spazio sicuramente all'interno dell'abitacolo. Non ci sta il portafoglio, non ci sta il telefono, non ci sta niente, non ci sta niente. E una cosa che forse dopo solo mia è che soffro un po', che l'abitacolo è un po' claustrofobico. Ok. Quindi è molto piccolo, molto compatto, che dal punto di vista della sportività è ottimo. Esatto. Dal punto di vista invece del comfort è un po' risicato. Dopo sì. Chiaramente questa macchina non è proprio pensata solamente per il comfort, è più per la sportività, quindi direi che è comunque ottima. Era da calcolare questo sacrificio, diciamo. Lo si sapeva, Esatto. per cui per il resto niente di chissà che. Lo sai, lo accetti. Esatto. Invece a livello di consumi stavano dicendo che avevano già accennato che probabilmente non è tanto una macchina A cui guardi i consumi, però allora se la usi Uso- molto piano e tranquillo, secondo me i 13 li fa tranquillamente. Chiaramente io ne faccio un utilizzo prettamente sportivo. Ok. Allora la mia media, dopo guardiamo lì, però dovrebbe attestarsi intorno ai 7,5. Cavolo! Sì. Però l'ho usata un paio di volte in autostrada, metti il cruise ai suoi 120, 130, 140, ti attesti a una media di 13-14 km al litro, cavolo. che comunque per una sportiva non è male. Non è scontato, esatto. Bene ragazzi, questo video è terminato. Io ringrazio di nuovo Nicola. Grazie mille a te, Gabri. È stato veramente un piacere, bellissima da guidare. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questo mezzo. Iscrivetevi al canale, mettete un like e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!